L'intera giornata di ieri, lunedì 22 settembre, l'abbiamo dedicata al commento di Inter-Sassuolo, la vittoria della nostra Inter contro la bestia nera, o la bestia nero-verde, come l'abbiamo definita, andando quindi ad analizzare quello che abbiamo visto in campo e cercando di capire come mai ci fosse una specie di divisione anche abbastanza netta nei commenti che abbiamo ricevuto fra chi diceva l'Inter ha vinto ma ha giocato male e chi invece diceva no, attenzione, l'Inter ha vinto ma ha messo dentro anche la prestazione. Ieri l'abbiamo analizzata con i numeri, abbiamo parlato anche dei singoli, quelli che sono stati i migliori in campo, con uno in particolare, Carlos Augusto, che è stato ritenuto l'MVP dalla maggior parte di chi ci ha seguito e ha commentato. C'erano però anche una serie di altre piccole notizie legate a una serie di altri temi che abbiamo deciso di rimandare a oggi, perché appunto ieri era doveroso, ecco, affrontare ancora il tema partita e l'intera giornata di Serie A. La più importante di queste notizie, che è quella dalla quale partiremo all'interno di questo contenuto, nel quale vi do il ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti, è la notizia sullo stadio. Stanno circolando una serie di indiscrezioni che fanno seguito a delle dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Inter Beppe Marotta, al quale ha risposto anche il sindaco Beppe Sala in queste ore, notizie e indiscrezioni che non sarà una notizia per molti di voi, e lo capisco, non sembrano essere molto positive, ma fra poco ci torniamo. C'è da parlare anche un attimo della questione mercato, con delle novità sul fronte porta, con l'Inter che proprio contro il Sassuolo ha fatto giocare Josep Martinez e Jan Sommer è in bilico in vista del futuro, e c'è un nuovo nome che è circolato proprio in queste ore come eventuale sostituto. Un flash anche sul pallone d'oro: ieri ha vinto il pallone d'oro Ousmane Dembélé, con però anche un paio di notizie legate ai giocatori dell'Inter, e poi chiudiamo con Piero Ausilio, che sembra aver dato una risposta alla famosa offerta dall'Arabia Saudita di cui si parla ormai da diverse settimane. Quindi ancora una volta ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti. Vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto per supportarci, e sul tasto iscriviti se ancora non lo avete fatto. Aiutateci a raggiungere questo grande traguardo dei 100.000 iscritti, che è sempre più vicino. Partiamo, come vi dicevo, dal tema stadio, facendo però un passo indietro, una specie di riassunto delle puntate precedenti. In questa settimana, nello specifico da giovedì 25, per un percorso che dovrebbe chiudersi tra la fine del weekend e al massimo lunedì prossimo, quindi il 29, si riunirà il Consiglio Comunale di Milano per decidere se approvare o no la delibera che è già passata in giunta, relativa alla vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Quindi capite che è una settimana veramente decisiva. Da questa votazione, da questa decisione del Consiglio Comunale passa gran parte del progetto stadio che Inter e Milan hanno ormai sostanzialmente definito, e vogliono dare il via a questo progetto per arrivare negli anni, non sarà comunque una cosa breve, ad avere un nuovo stadio. Il percorso prevederebbe l'inizio delle costruzioni di fianco allo stadio San Siro, che poi però verrebbe abbattuto quasi completamente. Qui intanto metto già un primo punto, ricordandovi che il 10 novembre si attiva sostanzialmente il vincolo storico per il secondo anello di San Siro, ed è una data alla quale Inter e Milan vogliono arrivare con in realtà l'ufficialità di poter abbattere effettivamente lo stadio, perché se si scavalla oltre quella data sostanzialmente il progetto viene bloccato, fondamentalmente per colpa di questo vincolo, ed è questo il motivo per il quale si sta cercando di accelerare. Fino a pochi giorni fa, quando era arrivata la notizia della delibera passata in giunta in attesa del Consiglio Comunale, si diceva c'è un discreto ottimismo, alla fine il sì dovrebbe effettivamente vincere. Poi a tutti ha un attimino sorpreso la scelta di Marotta di parlare in occasione del pre-partita di Inter-Sassuolo, lui ha esordito dicendo la situazione è imbarazzante. Sono parole che da parte di un comunicatore come Marotta, sempre molto attento, non siamo abituati a sentire. A me personalmente ha colpito molto anche il fatto che poi Marotta abbia deciso di parlare di nuovo anche al termine di Inter Sassuolo. Matteo Barzaghi, giornalista di Sky, lo ha intercettato all'uscita dallo stadio in macchina e ha ribadito ancora una volta il concetto, rilasciando nuove dichiarazioni. E poi il giorno dopo Inter Sassuolo, cioè ieri mattina, di nuovo Marotta ha parlato ancora, questa volta ai microfoni di Radio Anch'io Sport, e per chi ci segue da YouTube vi condivido anche
lo schermo, ribadendo ancora una volta, ecco, il concetto, dicendo: Milano rischia di diventare marginale nello scenario calcistico europeo, non può ospitare una finale di Champions e non sarà sede di Euro 2032, San Siro va rispettato come icona, ma la struttura è fatiscente. Sostanzialmente poi adesso non vi sto a leggere tutto, quello che dice Marotta è che se ci saranno ostacoli, chiude così, saremo costretti a guardare altrove, riferendosi al di fuori di Milano. Non è chiaramente la prima opzione, Marotta lo ribadisce sempre, però fa capire che l'eventuale no che potrebbe arrivare da Milano non bloccherebbe in toto il progetto, ma l'Inter e il Milan sarebbero costrette a muoversi in un'altra direzione. Il sindaco Sala, come vi dicevo, gli ha risposto, sempre nella giornata di ieri, dopo poche ore, dicendo sostanzialmente: questa è una decisione che condizionerà il futuro di Milano e va giudicata nel lungo termine, ma non mi sento di dire più niente a nessuno, dice Sala. Sono sfinito anche io da questa faccenda, ma sento di avere la coscienza a posto perché ho messo tutta la mia competenza e determinazione. Non faccio previsioni, sta alla coscienza di ognuno. Io non penso che sia una minaccia quella di Marotta. Chiaro è molto possibile che le squadre lasciano Milano, ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto. Di fatto Sala dice questo facendo trasparire, ecco, come lui stesso poi in realtà dice, un po' di stanchezza nei confronti di una vicenda che si protrae veramente da tantissimi anni. Quindi questo francamente, in attesa, come vi dicevo poco fa, di quello che emergerà dal Consiglio Comunale dei prossimi giorni, temo che faccia filtrare un po' più di pessimismo, e infatti sono già circolate alcune indiscrezioni rispetto al fatto che alcuni esponenti che erano appartenenti al fronte del sì a questa votazione sembra che si stiano muovendo verso il no, e quindi qui c'è tutto un pochino una situazione da definire. Lo era già prima, non era, come dicevo, non erano due fronti compatti dove si riusciva già a contare facilmente i sì e i no, anche perché ci sono tanti indecisi, però ecco, l'ottimismo sembra avere in queste ore lasciato un po' di spazio al pessimismo, e questa non è una buona notizia, però attendiamo gli sviluppi e vedremo quello che accadrà. Venendo invece a questioni di campo, vi dicevo, nella serata di lunedì è stato assegnato anche il pallone d'oro che ha vinto Ousmane Dembélé, vittoria devo dire meritata, che mi ha lasciato però un po' sorpreso, nel senso che non sono abituato a vedere nomi di questo tipo. Dembélé fino a pochi anni fa era considerato, non dico un ex giocatore, ma un talento potenziale che però non si sarebbe mai affermato, e nel giro di pochissimo è riuscito addirittura a vincere il pallone d'oro, quindi complimenti all'attaccante francese. Nella classifica però dei migliori portieri della scorsa stagione, il premio lo ha vinto Gigio Donnarumma, il secondo classificato è stato Alisson e il terzo posto però è andato a Jan Sommer, che ha ottenuto questo riconoscimento. Abbiamo tutti negli occhi ancora la grande parata su Yamal in occasione della semifinale di ritorno a San Siro contro il Barcellona, che appunto ha aiutato inevitabilmente l'Inter a raggiungere la finale. Yamal, che tra parentesi è arrivato secondo nella classifica del pallone d'oro dietro a Dembélé e davanti a Vitinha terzo. Quindi complimenti anche a Jan Sommer, che però, come vi dicevo, è un attimino diciamo è in bilico la situazione di Sommer in vista del futuro, perché innanzitutto anche lui fa parte di quel gruppo di giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno del 2026. Tra poco compirà 37 anni, quindi l'età avanza in maniera importante, e in questa stagione, Chivu lo ha ribadito anche dopo Inter Sassuolo, è prevista un'alternanza più massiccia tra lui e Josep Martinez. Chivu continua a dire che Sommer è la prima scelta, e lo capisco soprattutto nel momento in cui lo dice, perché lo ha detto dopo la brutta prestazione contro la Juventus, e giustamente per non perdere anche a livello mentale e mediatico uno dei suoi ragazzi, continua a dire questa cosa. La capisco come scelta. Dall'altra parte mi aspetto però che quest'anno, come ho sempre detto, giochi di più Josep Martinez, non necessariamente più di Sommer, ma sicuramente di più di quanto fatto l'anno scorso. Al momento il fatto che Martinez giochi serve anche all'Inter per programmare il futuro. Io, se chiedete a me, non ho grandi dubbi sui valori di Martinez, e in ogni caso nel momento in cui tu investi quasi 15 milioni di euro, qualcosa meno, l'estate scorsa per assicurarti Martinez, trovo abbastanza assurdo che si possa ragionare sul futuro del primo portiere dell'Inter in vista dell'anno prossimo pensando ad altri nomi che non siano Martinez. C'è un altro nome, come vi dicevo, che l'Inter
seguirà nelle prossime settimane, che ha già iniziato a seguire, ed è quello di Elia Caprile del Cagliari, portiere classe 2001. La valutazione ad oggi sembra essere intorno ai 20 milioni di euro, quindi la cifra 20-25 milioni è la cifra standard che si associa ai colpi di Octree dopo l'ultimo mercato. E al momento quello che viene detto, in particolare questa notizia, se non sbaglio, è di Tutto Sport, dice: l'Inter sta valutando cosa fare per il futuro, cioè rinnovare a Sommer come secondo portiere oppure no, al netto del fatto che a Sommer eventualmente vada bene, e ragionare se promuovere a Joseph Martinez come primo portiere o come secondo, e quindi di riflesso se dover comprare un altro primo con Martinez secondo oppure un secondo alle spalle dello spagnolo. Diciamo che se la scelta è tra Martinez e Donnarumma, come sembrava fino a poche settimane fa, non l'avrei capita molto, come dicevo, però quantomeno avrebbe avuto una logica. Se l'idea è compro Caprile per metterlo come primo, tenendo Martinez secondo, francamente non capisco. Non capisco il ragionamento. Cioè, Caprile è un buon portiere, ma non mi sembra un potenziale fenomeno ad oggi, o quantomeno non più di Martinez. E quindi la capisco poco eventualmente come soluzione. Però vediamo, comunque ci sta che vengano seguiti altri nomi, ce ne sono anche altri che l'Inter sta monitorando per la porta, con la garanzia e la consapevolezza però che Martinez quest'anno avrà tante occasioni e rimane la prima scelta, perlomeno nella valutazione. All'interno di un mercato, come vi dicevo, per il quale c'era il dubbio, cioè la domanda era: il mercato già di gennaio in realtà, però ragioniamo sull'estate, il mercato dell'estate 2026 verrà fatto da Piero Ausilio o da qualcun altro? C'era questa famosa offerta dell'Arabia Saudita, si parlava di circa 10 milioni di euro in 3 anni garantiti ad Ausilio. Appena questa notizia era uscita, l'indiscrezione del sentore era: si chiude il mercato estivo, la notizia è uscita a mercato ancora aperto, poi Ausilio accetta e dall'anno prossimo l'Inter deve prendere un nuovo direttore sportivo. Le cose non si sono verificate e il passare dei giorni ha fatto intendere che invece forse ci fosse più una volontà di Ausilio di pensarci bene prima di dire di sì. In queste ore sempre Tutto Sport riporta la risposta di Piero Ausilio a questa notizia, che sarebbe stata un no. Cioè Ausilio avrebbe rifiutato la proposta dell'Al Hilal da 10 milioni di euro in 3 anni, viene detto per amore dell'Inter, poi non lo so. Beh, sicuramente la proposta economica degli arabi era maggiore di quella dell'Inter, quindi non è una questione economica. Ausilio è all'Inter da 25 anni, una roba del genere, tra le varie cariche che ha avuto, quindi è anche verosimile che la scelta sia legata più ad una forma di affetto nei confronti della società in cui lavora e anche di scelta di vita, banalmente. Sia chi accetta l'Arabia, sia chi non l'accetta, fa sempre e comunque una scelta di vita. Vedremo se sarà così. Sono certo che questa risposta spaccherà i tifosi dell'Inter anche sotto questo episodio di oggi, questo contenuto, quindi vi invito a commentare qui sotto dicendomi se siete contenti o meno della risposta di Ausilio, e poi anche se volete darmi un'opinione sul tema portiere, sul tema Martinez, Sommer, Caprile o eventualmente chiunque altro. Queste erano le principali notizie extra Inter Sassuolo di questi primi giorni, anzi di questi primi 2 giorni della settimana, in vista poi di Cagliari-Inter, la partita che si giocherà sabato sera e di cui parleremo nel corso delle varie live di questi giorni. Ci sono anche delle interessantissime dichiarazioni di Francesco Acerbi, che ha parlato, è stato intervistato da Fabrizio Biasini in occasione della presentazione della sua biografia, che è uscita proprio in queste ore, ma non abbiamo tempo di parlarne in questo momento, quindi vi rimando alla live delle 19:30 di questa sera, dove leggeremo le parole di Acerbi e le commenteremo insieme a tutte le altre notizie di giornata. Vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto, vi invito ancora una volta a cliccare anche sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, a passare dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per sostenere il nostro progetto ed unirvi alla nostra community. Ed infine, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.